Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Scola la Pasta. Avete fatto proprio bene ad aprire questo video perché oggi voglio presentarvi i miei biscottini speciali. Pensate un po' che un po' di tempo fa sono andata in un forno artigianale e ho assaggiato questi biscotti, me ne sono letteralmente innamorata e allora dal gusto ho cercato di ricostruire un antico biscottone al latte che si faceva nella mia famiglia. Quindi ho ripreso il ricettario, ho fatto un po' di prove, ho fatto dei cambiamenti con qualche insuccesso, perché come sapete in pasticceria bisogna essere precisissimi, però a forza di provare sono riuscita a trovare la formula ideale. E allora state con me perché subito dopo la sigla vi mostrerò innanzitutto gli ingredienti. Vi piace il mio nuovo taglio di capelli? Qualcuna di voi ogni tanto mi dice ma cambi sempre pettinatura, una volta capello lungo, una volta riccio, una volta più corto. Ecco, non sto mai tranquilla con i capelli veramente. Ma non divaghiamo perché vi ho promesso che vi avrei raccontato innanzitutto gli ingredienti e poi la preparazione dei nostri fantastici biscottini. Seguimi giù, ti faccio vedere gli ingredienti. Partiamo da qua, abbiamo un uovo intero, dello zucchero, della farina 00, io uso questa preferibilmente per i biscottini, anche se qualche volta ho provato a usare una farina meno raffinata, però il risultato non è mai lo stesso. Il mio fiore all'occhiello, la marmellata di viscele fatta da me, guardate che meraviglia, e infine la granella di zucchero per la decorazione. Manca però il burro, l'ho dimenticato ma l'ho lasciato in frigo. Lo prendiamo subito, l'ho lasciato qui perché così poteva mantenersi freddo ed ecco il nostro burro. Siete pronti? Cominciamo con l'impasto. La prima cosa con cui cominciamo è il burro che, come avete visto, io lascio in frigorifero perché deve essere proprio freddo. Lo mettiamo in una ciotola e cominciamo a schiacciarlo aggiungendo anche lo zucchero. Ecco, li schiacciamo bene insieme fino a fare in modo che sia tutto un impasto molto morbido, quindi il burro lavorato in questo modo è la partenza ideale per tutte le preparazioni come i biscotti ma anche la pasta frolla. Allora, questo è uno dei lavori che io reputo più belli perché sono anche più rilassanti, quindi è il classico lavoro del fine settimana. Se avete avuto una settimana molto difficile, molto stancante, vi consiglio di preparare una pasta frolla e soprattutto questo momento del burro con lo zucchero è meraviglioso perché dà soddisfazione, non so perché, ma insomma ha questo effetto benefico. Poi anche, certo, il risultato del biscottino forse è ancora meglio. Allora, noi adesso andremo ad aggiungere un uovo intero, lo prendiamo, eccolo qui. Voilà. Ma mica ve li avevo detti tutti gli ingredienti, mancavano ancora la vaniglia e il cucchiaino di lievito. Tranquilli, poi nelle descrizioni qui sotto c'è tutto. Allora, una volta che abbiamo raggiunto questa consistenza dell'impasto, aggiungiamo un pochino di vaniglia, non tantissima, un cucchiaino scarso diremo. Continuiamo a mescolare e poi aggiungeremo un cucchiaino di lievito in polvere, così più o meno, un po' abbondante. Cambio mestolo. Ecco, ho cambiato il mestolo e uso questa spatola in silicone perché mi permette di schiacciare bene gli eventuali grumetti di burro. Ed ora è il momento della farina, ne metteremo un po' alla volta. È giunto il momento di mettere un po' di scorza di limone. La metteremo così grattandola piano piano con una grattugia di queste, così un po' professionali se vi piacciono, perché quelle normalmente utilizzate altrimenti grattano via troppo e viene via anche la parte bianca che invece è un po' amara. Devo dire un'ovvietà, il limone deve essere di quelli non trattati, quindi li trovate anche al supermercato, non bisogna per forza avere l'albero di limone e sono quelli con scritto buccia edibile. Quindi in genere vuol dire che appunto non sono trattati, però lavatelo bene lo stesso perché a volte i pesticidi o anche le piogge possono contenere insomma un po' di sostanze nocive.
Una bella grattugiata di scorza di limone non è mai troppa, guardate. E c'è un profumo nella cucina meraviglioso. Tra un po' faremo anche un riassunto delle puntate precedenti, così vi rielenco tutti gli ingredienti. Allora, mescoliamo ancora e poi aggiungiamo l'altra farina. Diciamo in totale in 3 volte. E via tutta la farina. Quando vedete che non si riesce più a lavorare è il momento di utilizzare un altro strumento, quello più antico del mondo, le mani. Allora, l'impasto è praticamente pronto, deve essere morbido come quello della pasta frolla, quindi sapete come si fa, che si affonda il dito, è perfetto, e anche un po' appiccicoso, perché poi vedremo che ci serve per poter attaccare e far aderire bene la granella di zucchero. La lasciamo a riposare un pochino, ma non tantissimo. In questa stagione non è molto freddo, si può lasciare anche fuori, altrimenti la possiamo mettere in frigorifero coperta con pellicola. Perfetto, trascorsa una mezz'oretta la nostra palla di impasto è pronta, quindi andiamo a preformare i nostri biscottini. Come faremo? Innanzitutto prendiamo un foglio di carta forno e la disponiamo su una teglia. Poi ci prepariamo, mettiamo lo zucchero in granella su un piatto. Prepariamo anche la nostra marmellata di visciole che non si apre, quindi bisognerà fare questa operazione. Perfetto il sottovuoto. La prepariamo qua. Cominciamo a prelevare un po' di impasto, una quantità più o meno di questo tipo. Facciamo una pallina più o meno tonda e la schiacciamo direttamente nel piatto, qui dove ci sono tutti gli zuccherini, fino a farla diventare più o meno così, e la posizioniamo. Proseguiamo. Non vi preoccupate se mentre fate questa operazione le forme non saranno tutte uguali, perché tanto con quel poco lievito che abbiamo messo comunque in cottura si uniformeranno. E adesso un'operazione che potrete fare anche con i vostri bambini. Io lo facevo spessissimo con i miei piccoli, anche con altre preparazioni, un po' come giocare con il pongo. Prendiamo uno strumento tipo questo mattarello piccolino, perché ci serve una punta arrotondata per praticare un piccolo foro nei biscottini, proprio così. Qui al centro. Perché ci serve questo forellino? Perché lo andremo a riempire con una punta di cucchiaino di marmellata. Vi consiglio una marmellata aspra, tipo la marmellata di visciole appunto, però sono buonissimi anche con le altre, quindi scegliete voi il gusto che preferite. Non dovrà essere molta, altrimenti poi tenderà in cottura a uscire fuori. Con queste dosi vengono fuori 4, 8, 12, 16 biscottini. E adesso andiamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Restate con noi fino al termine perché vi svelerò gli ingredienti esatti per fare questi biscottini. Baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Fermo lì.
Il cameraman deve sempre assaggiare. Mi raccomando, occhio al forno, perché se vi distraete un attimo rischiano di bruciarsi. Questi sono venuti un po' cotti, devo dire io li preferisco, mentre il cameraman, avrete notato, gli ho dato quello meno cotto. Io adesso vi lascio però perché vado a mangiarmi tutti i biscottini, ma vi aspetto come al solito qui sul nostro canale di Scuola la Pasta. Ciao da Francesca! I guess it never hit you, our conversation. Pensi di parlare? Sì, ok. No, lo volevo assaggiare. No, buonissimi. Buonissimi. Mi raccomando, fatemi sapere se li proverete e come sono i vostri biscotti. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different.